Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul mio canale ovviamente. Oggi vediamo come sostituire la candela al motorino. Devo dire allo scooter, in questo caso a un Kinko Like 125. Devo dire che già con la Vespa incontrai alcune difficoltà, li mettono sempre in posti più difficili da raggiungere, ma anche questa volta ce l'ho fatta. Andiamo a vedere come. Ovviamente, siccome ho sempre odiato i video che ti fanno questi tutorial tutti tagliati bene eccetera, non si capisce mai bene qual è stata la fatica, e taglierò qualche pezzo anch'io nell'editing, perché ovviamente non vi faccio vedere mentre stacco pezzettino per pezzettino i ganci della mascherina per andare a prendere la candela eccetera, però vi lascio tutti i dettagli della fatica e quindi vedrete tutti i passaggi fondamentali, non come i bei tutorial tutti tagliati in cui sembra tutto semplicissimo, ma anche con qualche difficoltà. Via, basterebbe smontare questo, in pratica è meglio tirare via anche il secchio sottosella con la sella insieme, quindi svitiamo questi bulloni con una chiave del 10. E poi le due viti qua, batteria che abbiamo cambiato precedentemente, e là c'è la vedete la candela, quindi un posto veramente infame. Loro ti dicono che si può raggiungere da sotto, ma è una bella balla, bisogna smontare anche questo. 4 viti, però poi ci sono anche i gancetti all'interno, vedete questi gancetti qua che vanno fatti fuoriuscire. Quindi iniziamo a svitare le 4 viti, abbiamo la pippetta lì e la candela lì, vediamo se riusciamo a levarla con la sua chiave. Intanto stiriamo via la pippetta, allora la candela resta là in fondo, la vedete? Bel casino. Vedete come la chiave qua abbiamo, come la chiave resta, per cui è fatica poi andare a catturarla e far girare la candela, ma in qualche maniera si può fare. Una volta che siete riusciti a mollare, che è difficile perché c'è questo che impedisce, è veramente difficile fare, svitate la candela. Grazie al Signore che siamo riusciti, perché è veramente un posto. Vediamo cosa viene fuori, però ho usato lo svitol, ne ho dovuto spruzzare un pochino di svitol, anche perché in effetti è 3 anni che c'è la stessa candela. Adesso la prendiamo. Ecco qua la nostra candela, una CR8E, e qua abbiamo quella nuova CR8E che andremo ovviamente a cambiare. Eccola qua, una e due, andiamo alla differenza. Ci sta nel prendere il buco esatto per infilarla e avvitarla a mano piano piano. Attenzione a non rovinare il filetto. Inserirla poi è un terno all'8, è veramente un terno all'8, penso che sia il 1000° tentativo che faccio, ma alla fine pare che abbia preso, e adesso avanti si avvita. Sicuramente con una chiave meccanica snodata sarebbe stato più semplice, ma io ho voluto farlo con gli attrezzi in dotazione e qua ci vorrebbe uno spazio, perché questo ho provato, ma per tirarlo su bisogna sganciarlo là è un casino. Ci vorrebbe un buco qua per poter entrare, inserirla nel senso giusto e estrarla anche nel senso giusto, sarebbe molto più facile. Quindi magari se lo farò un portellino qua, nanometrica, la chiave nanometrica,
a mano, tiratela con forza, ma non troppo, ecco, fermatevi alla prima forza. Quindi reinserite la pipetta che va premuta fino in fondo, mi raccomando. Va premuta fino in fondo. Bene, adesso proviamo se tutto funziona prima di rimontare. Accendiamo. Pompa. Perfetto, direi che è andato tutto bene. Adesso rimontiamo lo stesso. A causa dei tentativi ci ho impiegato quasi un'ora, un lavoro da un quarto d'ora volendo negli altri scooter. Purtroppo il difetto di questo, ma ormai di tutti gli scooter moderni, perché anche la Vespa, mi ricordo di quelle fatiche, anzi avevo anche rotto una candela della Vespa, è sempre quello di avere le candele in posti indescrivibili. Ho colto l'occasione per ungere un po' tutti i bulloni, le viti, e adesso proviamo. Perfetto. Benissimo, candela montata, tutto andato per il meglio. Vi ho fatto vedere tutte le difficoltà, avete visto? Anche perché la candela non era, quando abbiamo tirato via la mascherina, la candela non era dritta in maniera che si poteva infilare e estrarre la mano, ma era ancora più sotto, quindi sotto e avanti. Quindi difficile svitare e difficile estrarre e reinserire nel foro giusto. Fate molta attenzione con le dita a inserire bene e far la presa, tirare. Attenzione a non spanare il filo, perché sennò sono guai. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, mi raccomando, che sono benzina per i nostri canali YouTube. Condividete il video, cliccate sulla campanellina, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!